Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, le energie a livello generale, poi vedremo gli ambiti amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate le recensioni per vedere meglio i massi che utilizzo nella lettura e trovate anche i link per acquistarli. E adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro dove ci eravamo lasciati. Voi avevate il mondo, quindi è una bellissima carta di compimento e di completezza, quindi per certi aspetti può aver portato gioia, sviluppo, una ricompensa, un ottenimento, un successo, un riscontro comunque positivo anche nelle situazioni più complesse. Ci parla di realizzazione e di equilibrio, forse anche una fase di preparazione a definire e chiudere alcune cose e quindi prepararci al nuovo inizio. Se alcune cose non ancora si sono concluse, allora il mondo ci sta dicendo che comunque siamo in quella fase del percorso giusto, quindi dobbiamo procedere in questo modo e vedremo poi i nostri risultati. E adesso passiamo al prossimo arcano, effettivamente quello del vostro mese di agosto, che ricordo, questo arcano lo troverete alla fine del video, potete fare uno screenshot, tenerlo con voi, meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi, così vi infonderà la sua energia e soprattutto magari con la carta della temperanza è quell'energia di moderazione, di riequilibrare un po' tutto, sia le nostre stesse energie a livello personale, magari anche alcuni atteggiamenti di adattamento, di rigenerazione, di andare a attuare pian pianino un cambiamento graduale nella nostra vita, quindi di darci la possibilità di entrare in sintonia, di avere elasticità in alcune circostanze per modificarle pian pianino o adottare, come vi dicevo, proprio quel tipo di atteggiamento utile per non stressarci, non sovraccaricarci. Forse abbiamo bisogno proprio di questa temperanza per portarci verso un passaggio dove magari sappiamo che alcune cose possono essere abbastanza impegnative. Mettiamo la vostra carta qui e procediamo con le energie principali proprio del vostro mese di agosto. Questi vi possono aiutare a capire come andrà tutto sommato il vostro mese, ma anche che cosa aspettarvi, così potete gestire le varie situazioni. E il Fante di Coppe all'inizio del mese ci fa capire che ci si può aspettare qualche nuova possibilità, magari le buone notizie, nuovi contatti, una nuova fase in senso lato e quindi ci consiglia di aprirci a queste possibilità, di accogliere ispirazione creativa, di essere curiosi e valutare un proposito magari nostro oppure che ci viene proposto. Poi troviamo il Re di Coppe, quindi continuiamo nell'energia acqua.
acqua che appunto è anche la vostra stessa energia, e poi alla fine troviamo il matto. Essendoci anche un'altra carta di corte e il re di coppe, in questo caso ci parla di controllo emotivo. Attenzione, controllo emotivo non è soffocare e trattenere le nostre emozioni, ma invece al contrario di cercare quell'equilibrio, quel controllo per proteggere noi stessi, per cercare di sfruttare al massimo la nostra saggezza, il nostro impegno e quindi di gestione delle nostre emozioni per sfruttarle al meglio. Può essere anche una figura di riferimento, certo, che ci può aiutare, ci può sostenere e proteggere. Alla fine abbiamo questo matto che è molto interessante secondo me, soprattutto per quello che abbiamo visto precedentemente. Ricordo di avervi detto che con la temperanza a volte può anche indicare quel cambiamento graduale, di seguire il flusso degli eventi che ci possono portare magari al nuovo inizio, e infatti il matto è quel sia nuovo inizio che magari stiamo aspettando, però potrebbe essere anche un fatto imprevedibile, un avvenimento, un qualcosa che ci porta automaticamente a liberarci di vecchi schemi, di vecchie cose, diciamo, del passato, e quindi a fare un reset, meglio ancora appunto se poi stiamo aspettando questo nuovo inizio. Procediamo con l'ambito, quello dell'amore. Quindi andiamo a vedere un po' come tutte queste energie proprio si riflettono negli ambiti. Partiamo dall'amore, ovviamente, coppia single, solo che se magari siete anche interessati a carpire delle informazioni riguardo le relazioni più importanti di amicizia e famiglia, lo possiamo dedurre da alcune interpretazioni. Il 3 di coppe, il 4 di spade e il 10 di bastoni ci parlano di un mese che, è vero, può sembrare abbastanza impegnativo, potremmo fare un po' di fatica soprattutto verso la fine, ma comunque si apre in modo raggiante, perché direi che il 3 di coppe è la felicità, è la condivisione, l'apertura, il festeggiamento, la gioia, anche eventi sociali, quindi sì, soprattutto che riguarda la condivisione. Poi possono esserci anche delle cose interessanti a livello di socializzazione, di amicizia, di nuove conoscenze, questo magari è un'informazione che vi può aiutare. Un po' diversa le energie a partire da metà del mese in poi verso la fine, perché questo 4 di spade ci parla di riflessione, come se avessimo bisogno di contemplare, di ritirarci, di ricaricare un po' le nostre energie, l'abbiamo visto con la temperanza. Magari può esserci qualche problema a livello di comunicazione, e quindi stiamo cercando proprio di staccare un po' la spina su alcune cose per concentrarci magari su altre. Il fatto che ci sia il 10 di bastoni, o abbiamo già iniziato un qualcosa che ci può provocare un po' di stress, un po' di tensione, o già magari ci sono alcune cose che stiamo già entrando in preoccupazione per quello che dovremmo fare successivamente, quindi in un modo o nell'altro comunque il 10 ci sta dicendo di non sovraccaricarci ulteriormente di impegni. Magari per alcuni aspetti riguardo proprio le coppie o una relazione importante è che c'è un qualcosa che opprime, che si fa fatica o a comprendere o a gestire, forse possono essere anche ostacoli a livello esterno,
portati da altre persone, da altre situazioni che automaticamente appunto vanno un po' ad appesantire il rapporto. Può essere una fase passeggera, abbiamo visto già che il matto comunque ci fa capire che può arrivare questa situazione, sapete come affrontarla e gestirla e si passa alla fase successiva. Per i single troviamo l'eremita, la forza e il re di denari. L'eremita, diciamo, ovviamente non posso nascondere il fatto che ha il suo significato un po' di solitudine, però può riguardare anche la concentrazione, quindi per tutte le persone che effettivamente sono o in solitudine forzata oppure sono in solitudine perché vogliono mantenere la propria autonomia, magari c'è questo primo passaggio in questo modo. Anche la forza per certi aspetti può indicare la padronanza di sé o comunque concentrarsi su se stessi, sulle cose più importanti, però ricordo che anche il 9 è vero può indicare, come dicevo, quella fase di solitudine, ma anche una fase di chiusura e allo stesso tempo di ricerca e quindi forse è questo che state cercando di rigenerare, di capire, di lasciare andare o valutare alcune cose che sono in corso d'opera, cioè se siete comunque autonomi e indipendenti a livello sentimentale, ma comunque c'è una conoscenza, una frequentazione, forse state cercando di valutare e capire se è il caso di procedere in questo modo o di passare a un livello successivo. Se invece non c'è nessuno, effettivamente, come dicevo, si vede questo passaggio che ricordo può essere anche un desiderio, un qualcosa che state cercando in solitudine e poi vedere cosa accadrà successivamente con alcune novità che possono accadere forse soprattutto verso la fine del mese e magari potrebbe esserci anche qualche persona già che state osservando oppure disgraziatamente, spero che non sia il vostro caso, magari un po' di solitudine forzata che non dipende da voi ma da fattori esterni, forse perché non ancora si riesce a incontrare e conoscere la persona giusta. In qualsiasi circostanza, vedendo un po' le vostre energie principali, forse c'è quel cambiamento graduale e soprattutto di aspettarsi qualche novità, ma un super cambiamento soprattutto verso la fine del mese. E adesso vediamo come queste stesse energie si possono riflettere nelle questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. L'otto di coppia all'inizio ci parla di lasciare andare, di allontanarsi di alcune situazioni, forse perché magari finalmente quelle cose che abbiamo fatto precedentemente abbiamo ottenuto dei risultati nel bene o nel male, allora quindi stiamo cercando di capire come affrontare dei prossimi passaggi. Troviamo la regina di denari, alla fine la ruota di fortuna. Che cosa vuol dire? Visto che abbiamo un'energia zero e entrambi sono abbastanza imprevedibili e altalenanti, ci dice questa configurazione comunque di proteggere, di fare attenzione ai nostri risparmi e anche alle nostre stesse energie a livello psicofisico per cercare di raccogliere piuttosto che perdere, perché la ruota effettivamente può portare una fase di incertezza. In realtà nel bene o nel male, quindi di poter cogliere un cambiamento, un'opportunità, può essere anche una nuova soluzione, un colpo di fortuna, un evento che potrebbe essere a nostro vantaggio, quindi varie situazioni che se ci interessano appunto le possiamo cogliere, se non ci interessano magari effettivamente è il caso subito di lasciarla andare per non perdere tempo. Quindi vediamo, occhio alle finanze, alcune cose finalmente ce le lasciamo alle spalle, questo vale un po' per tutti e maggiormente per chi ehm,
è alla ricerca di lavoro, chi vuole fare grandi cambiamenti, magari è proprio verso la fine del mese che ci si può aspettare qualcosa di diverso, soprattutto se già da un po' vi state preparando a questo cambiamento. Altrimenti, magari sì, è vero, potrebbe esserci qualche novità che in realtà secondo me è abbastanza interessante, soprattutto per chi si affaccia a un nuovo percorso, perché viene superata una fase di blocco contingente, quindi sappiamo benissimo che agosto, chi è in ferie, chi insomma è tutto un po' rallentato, tutto un po' strano e può essere bloccato, però abbiamo con il Papa alla fine che è la carta della comunicazione, del confronto, dei consigli, assolutamente sì, ma anche nelle questioni pratiche e lavorative può apportare il confronto inteso come colloquio, come incontri o anche valutazione di contratti. Quindi questa è la parte, quella più materiale. Adesso andiamo a chiudere la nostra lettura con i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese. Partiamo con Saturno che ci parla dell'Acquario e del Capricorno. Poi troviamo Urano che si riferisce all'Acquario e infine troviamo il Leone. Essendo un oracolo astrologico ci fa capire anche cosa aspettarci come atteggiamenti e come possibilità, diciamo, relazionali. Si parla di cambiamenti, si parla anche di evoluzione, di relazioni e rapporti, si può parlare anche di limiti e timori, nel senso che alcune responsabilità potrebbero aumentare, oppure finalmente trovarci con o qualcuno, una persona in particolare, che può aiutarci principalmente nei nostri obiettivi, quindi ci dà una spinta o magari ci dà le indicazioni giuste. C'è più entusiasmo, c'è libertà, c'è magari anche l'aumento della socializzazione e anche del desiderio per certi aspetti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto. Ciao!